Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Alle 20 si chiuderà questa sessione di mercato che ha regalato diversi colpi di scena e che ha visto ovviamente l'Inter fare diversi colpi, ma ci sono ancora tantissime questioni aperte fino all'ultimo. Cerchiamo quindi di fare un attimo di chiarezza, di vedere nel dettaglio tutte le voci che si stanno inseguendo in queste ultime ore, a partire da Jordi Alba, di Skriniar, ennesimo rilancio del Paris Saint-Germain su Skriniar, ma soprattutto ci sono novità importanti sul difensore. Amiche e amici di Passione Inter, bentornati e benvenuti in questo nuovo episodio dove, come detto in apertura, cercheremo di fare chiarezza, di fare un rapido recap di tutte le questioni aperte per quanto riguarda il mercato dell'Inter a pochissime ore dalla chiusura, nel momento in cui vi sto registrando 6 ore alla chiusura del mercato, ma mi raccomando, stasera dalle 18:30 noi di Passione Inter saremo in diretta sia su YouTube che su Twitch per accompagnarvi alla chiusura del mercato che potrebbe regalare diversi colpi di scena anche per l'Inter. Quindi mi raccomando, dalle 18:30 vi voglio tutti in diretta. Detto questo, partiamo con il contenuto. Vi invito prima di tutto a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al nostro canale per non perdere tutti gli appuntamenti in diretta, appunto come quella di stasera, ma sapete bene che noi siamo in diretta tutti i giorni dalle 19:30. E detto questo andiamo però a punti parlando di questa campagna di trasferimenti dell'Inter. Stasera alle 20 si chiuderà, quindi poi da domani in poi avremo tutto il tempo di analizzarla, di dare i voti, di giudicare i colpi in entrata e in uscita dell'Inter, ma prima adesso facciamo un recap di tutti gli affari ufficiali che ha fatto l'Inter. Per chi ci sta seguendo da video, vi condivido lo schermo con tutti gli acquisti e le cessioni, è un pezzo che trovate nel dettaglio sul nostro sito passioneinter.com con tutte le cifre e le formule con cui l'Inter ha comprato i giocatori, però ecco un rapido sguardo. Correa abbiamo tra gli acquisti il riscatto di 23,60 milioni di euro, l'obbligo di riscatto che poi era appunto scattato con la Lazio, il prestito di Romelu Lukaku dai circa 8 milioni di euro, le operazioni Aslani e Bellanova in prestito con obbligo di riscatto per circa 14 milioni di euro per quanto riguarda Aslani e in prestito con diritto di riscatto per Bellanova con un'operazione totale da circa 10 milioni di euro. E poi ovviamente i colpi a zero, come ben sapete, Andrea Onana ed Eric Mkhitaryan. Sul fronte cessioni l'Inter ha fatto diverse cessioni importanti, quella di Pinamonti a Sassuolo, prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, quella di Cesare Casadei, 15 milioni di euro più 5 di bonus al Chelsea, che ha fatto tanto scalpore, e noi di Passione Inter ve l'abbiamo anche parlato, vi lascio qui in alto a destra il contenuto che avevamo realizzato, molto interessante, in modo molto approfondito abbiamo analizzato in toto la cessione di Casadei al Chelsea per l'Inter, per il calcio giovanile italiano e per tanti altri aspetti. Poi abbiamo i riscatti di Michele Di Gregorio, Gravillon allo Stade Rem, Pirola è un prestito da 900.000 euro alla Salernitana, e poi i vari svincoli dei senatori, chiamiamolo così, Vecino, Vidal, Perisic, Ranocchia ed Alexis Sanchez, oltre a Kolarov che invece si è proprio ritirato. E poi i prestiti dei giovani, Manoisden all'AZ Alkmaar, Mulattieri al Frosinone, Esposito all'Anderlecht, Sensi al Monza e Radu alla Cremonese, infine Satriano all'Empoli con Lazzaro al Torino. E ci sono altri due esuberi, due giovani per l'Inter da piazzare, stiamo parlando ovviamente di Lucien Agumé e di Eddie Salcedo, e proprio in queste ore ovviamente avremo degli aggiornamenti importanti. Il centrocampista francese Agumé si trova in questo momento in Francia per firmare un contratto con il Troyes, club di Ligue 1, un contratto che ovviamente prevede un accordo di prestito secco, quindi Lucien Agumé andrà a fare di nuovo esperienza dopo quella dell'anno scorso al Brest, questa volta al Troyes in Ligue 1. Per Sassedo invece attenzione, perché l'attaccante classe 2001 potrebbe anche rimanere all'Inter. Il club nerazzurro infatti non è riuscito a trovare nessun tipo di accordo con alcuni club, soprattutto stranieri, che si erano fatti avanti. Si era parlato tanto tempo fa, qualcuno di voi se lo ricorderà, dello Standard Liegi, ma ora c'è la possibilità che Sassedo rimanga all'Inter per fare il famoso quinto attaccante giovane di cui, se ricordate bene, parlava Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della stagione. Ma ovviamente le due questioni, anzi le tre questioni più importanti sono quelle di Jordi Alba, notizia uscita ieri sera del nuovo difensore, e di Skriniar.
Partiamo da Jordi Alba, che possiamo definirla la follia delle ultime ore di mercato. Sappiamo che quando più ci si avvicina alla deadline del mercato, più cominciano a venire fuori notizie abbastanza folli, ecco, definiamole così. È partita questa notizia di Jordi Alba ieri sera dalla Spagna, precisamente da Gerard Romero, che è uno streamer di Twitch che è molto molto vicino all'ambiente Barcellona, e la voce prevedeva un accordo tra Inter e Barcellona, che avrebbero trovato questo principio d'accordo per il trasferimento addirittura di Jordi Alba in nerazzurro. In realtà poi, come vi abbiamo raccontato anche noi di Passione Inter sul nostro sito passioneinter.com, dall'Italia e anche da una testata spagnola importante, AS, sono arrivate secche smentite, soprattutto per motivi economici. In realtà il contatto c'è stato, cioè alcuni intermediari hanno proposto il cartellino di Jordi Alba all'Inter, ma l'Inter non è un'operazione per l'Inter questa di Jordi Alba, perché senza l'uscita di Robin Gosens, sempre più vicino alla permanenza e quindi sempre più lontano dal Bayer Leverkusen, l'Inter non può registrare nessuna entrata. Almeno questo è stato il diktat dettato dallo stesso Zhang per quanto riguarda Acerbi. Ma attenzione, perché proprio adesso, nel momento in cui vi sto registrando, all'1:30 più o meno del 1° settembre, quindi dell'ultimo giorno di mercato, la trattativa per Acerbi si sta riaprendo di nuovo e siamo addirittura vicino alla fumata bianca, così l'ha riportato Sky Sport. Per Inzaghi, Acerbi, ma l'arrivo del sesto difensore è sempre stata la richiesta principale fatta alla squadra al mercato dell'Inter, quindi addirittura più di un vice Brozovic, più di un sostituto di Vidal come Mkhitaryan, più di un Lukaku. La priorità di Inzaghi era quella di riempire la casellina lasciata libera da Andrea Ranocchia, per ovviamente precauzioni. Una squadra in Serie A non può presentarsi con soltanto 5 difensori quando giochi con la difesa a 3, ed è quindi anche, come dire, condivisibile questa preoccupazione di Inzaghi, che abbiamo visto l'ha espressa in maniera abbastanza plateale ai microfoni dei vari media nel post partita di Inter Cremonese. E quindi Acerbi si sta riaprendo, nonostante in mattinata si fosse parlato di una riapertura invece della pista di Zagadou, difensore ex Borussia Dortmund, adesso svincolato, che come dire, rappresentava un'opzione molto più facile per l'Inter rispetto ad Acerbi, visto che Zagadou non svincolato, quindi l'operazione si sarebbe potuta concludere anche dopo le 20 di stasera, visto che gli svincolati possono accordarsi anche nei giorni dopo la chiusura del mercato, e anche perché Zagadou ha un ingaggio minore rispetto a quello di Acerbi, ovvero da 1,5 milioni di euro netti, anche se su Zagadou c'erano diversi dubbi, soprattutto di tipo di natura fisica. Zagadou, l'entourage di Zagadou chiedeva un triennale all'Inter, e questa durata del contratto abbastanza lunga comunque avrebbe, come dire, avrebbe costretto l'Inter ad effettuare visite mediche molto approfondite sul difensore, su Zagadou, visto che negli anni precedenti ha avuto diversi infortuni anche importanti che lo hanno lasciato lontano dal campo per diverso tempo. Ma adesso Francesco Acerbi si sta riaprendo, anzi siamo vicini alla fumata bianca, e questa è sicuramente la notizia più importante. La notizia più importante non è quella invece del rilancio ennesimo del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. A poche ore dalla chiusura del mercato, dopo la decisione di Zhang di togliere dal mercato Skriniar, dalla Francia soprattutto, anzi esclusivamente dalla Francia, continuano ad arrivare voci su Skriniar e sul rilancio del Paris Saint-Germain. Oggi effettivamente il club francese presenterà l'ennesima offerta all'Inter, ma la consistenza economica di questa offerta non si allontanerà di molto dalle precedenti, cioè dai 50, 55, massimo 60 milioni di euro, ma anche per 70 milioni di euro l'Inter non venderà Milan Skriniar, visto che è stato detto in maniera plateale anche dallo stesso Marotta e dallo stesso Inzaghi che Skriniar non partirà. Tra l'altro poi nella giornata di ieri i dirigenti nerazzurri hanno avuto ulteriori conferme da Zhang su questa decisione di rimuovere dal mercato Milan Skriniar, nonostante le parole di Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, che continua a dire la finestra è ancora aperta, noi ci crediamo per Skriniar. Ecco, Skriniar resterà, così è stato detto dagli stessi dirigenti, dallo stesso Inzaghi. Aspettiamo solo la fine del mercato, ragazzi, per l'epilogo di questa infinita e
oserei dire adesso anche un po' noiosa telenovela, perché praticamente da inizio luglio, da fine giugno che si va avanti con 'sta storia di Skriniar e Paris Saint-Germain. Quindi questo era il recap, ragazzi, del mercato dell'Inter. Mi raccomando però, stasera alle 18:30 vivremo insieme poi le ultime ore e vedremo effettivamente se Acerbi arriverà all'Inter, se questo Jordi Alba incredibilmente potrebbe arrivare all'Inter, anche se, come vi ho detto prima, è praticamente impossibile. Detto questo, vi ricordo del club di Passione Inter. Il modo più bello e più grande per sostenere il progetto di Passione Inter è per entrare nella nostra grandissima community, la nostra famiglia interista che si sente ogni giorno nel gruppo Discord. Tanti abbonati del club di Passione Inter entrano in diretta con noi per stare in stretto contatto con la redazione di Passione Inter. Insomma, è un benefit veramente bello che vi consiglio. Aiutate, sostenete il progetto di Passione Inter, ma avrete anche tantissimi altri vantaggi. Per l'ultima cosa, per chi ci sta seguendo da podcast, vi lascio un link in descrizione di un episodio molto importante che abbiamo pubblicato negli scorsi giorni, letale, vitale per le prossime giornate di Champions League e di Serie A, adesso capirete molto bene, e mentre per chi ci sta seguendo da YouTube vi lascio il contenuto qui.